Ragazzi, buongiorno, questa mattina mi vedete e mi sentite un po' triste. Sentite il vento fuori. Questo è il garage della struttura dove abbiamo soggiornato a San Cristobal. La Tenerona, bella carica. Sono triste perché abbiamo parlato con il titolare della struttura e gli abbiamo chiesto: ma questo vento è normale? Lui ci ha detto: assolutamente non è normale questo vento. Abbiamo controllato le previsioni e per i prossimi 5 giorni danno raffiche di vento fino a 70 km/h. E noi, ma anche voi, questo vento lo conosciamo bene, lo avevamo trovato a San Pedro per 3 giorni e anche in quel caso ci avevano detto che era un evento raro. Quindi ora salti fuori chi ci porta sfortuna. Scherzi a parte, ovviamente alla natura non si comanda. Anche in Italia ci scrivete in tantissimi che il meteo sia impazzito. Ora usciamo con la Tenerona. Ieri siamo arrivati con un rumore che sentivo provenire dal cruscotto. Ve lo faccio sentire dando dei piccoli colpettini. Se spingo qua il rumore scompare. Secondo me si dovrebbe essere allentata la vite che tiene il fanale. Vamos a verificare on the road. Togliamo il coprifaro. Togliamo il gommino. Ok, togliamo il coprifaro per vedere se le viti dietro sono allentate. Ora controllo il serraggio delle viti che sostengono il faro, ovvero questa e questa. Questa è tirata. Ora, siccome mi sto un po' arrabbiando, smonto il faro. Allora, il rumore non è colpa del faro, Forse dalla vite che sostiene tutto il telaietto. provo a serrarla. Ho solo questa, ci vorrebbe una prolunga più lunga, però vediamo se ci riusciamo. Non è neanche quella. Allora, dopo mezz'ora non vi ho mostrato più nulla perché, come dico sempre, a mali estremi, estremi rimedi. Ecco la Tenerona, autostrada con le carene. Ho provato a togliere di nuovo il supporto del cupolino, del cruscotto, del fanale, del todo, perché secondo me il rumore veniva da qua dentro. Ora ho ingrassato un po' il tutto, rimonto e vediamo come va. Fermi da circa 2 ore e mezza, la Tenerona è un po' ignuda. Abbiamo cercato di capire da dove venisse il problema e quel ticchettio continuo. Abbiamo fatto diversi lavori, o meglio, io ho guardato, qualcuno ha fatto e non so se le cose saranno migliorate, adesso lo vedremo strada facendo, intanto la stiamo rimontando. Non abbiamo pranzato, chiaramente. Prima si è affacciata anche la signora di sopra dicendo: ma che cosa c'è, che vi serve? No, niente signora, tenemos un problema alla moto. Ah, ok, va bene, ciao. Tenerona riportata all'origine. Allora, mi serve l'aiuto da casa. La situazione è migliorata molto, ma comunque quel ticchettio rimane. Ho ingrassato il perno centrale. Ho ricontrollato tutte le viti, ho messo lo spray silicone su tutti i gommini, però ancora non ho risolto al 100%, quindi se avete qualche idea fatemelo sapere. Praticamente il problema è questo. Sentite? C'è una sorta di ticchettio. Sembra metallico, ma ripeto, ho controllato tutto, è tutto perfetto, tutto ingrassato, ma dopo l'altro giorno che abbiamo fatto circa 80 km di ripio bruttissimo, è iniziato a comparire questo ticchettio, un po' anche il fanale che all'interno sembra non più stabile e fa un leggero rumore metallico se lo muovo, però anche là sono andato a controllare, non è quello il ticchettio di cui vi parlo. Comunque siamo a 3800 metri, sono le 5:20 di pomeriggio. Questa è la nostra situazione dove abbiamo messo le mani sulla Tenerona. Ora non abbiamo fatto pranzo, sono soddisfatto perché ho fatto del mio meglio. Ora andiamo a mangiare qualcosa e diretti a Uyuni, la strada è pochissima, un'ora e mezza, però anche oggi arriveremo di notte. Guardate Sara, tutto questo fa parte di questa vita, quindi calma, despacio, bisogna un attimo cercare di stare concentrati e guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, anche perché alternative non le abbiamo.
Ragazzi, buongiorno da Uyuni. Sembra un paese fantasma. Ieri poi non vi abbiamo mostrato la strada per arrivare, sono circa 80 km ma veramente messi male, li abbiamo fatti di notte perché come avete visto ho lavorato circa 5 ore sulla moto bordo strada, però forse facciamo tutti i scongiuri, abbiamo risolto. E forse il grasso che ho messo sul perno centrale, Che tiene tutto l'ambaradan, tiene il faro, tiene il cruscotto del todo, ha eliminato quel ticchettio. Ma vedremo strada facendo, perché di ripio ancora ne abbiamo molto. è arrivata anche Sara. Purtroppo non siamo fortunatissimi con il meteo perché hanno messo 3 giorni di vento forte con raffiche fino a 70 km/h. Volevamo portarvi a dormire in tenda al Salar, ma con le raffiche di vento fino a 70 km/h è praticamente da folli dormire in tenda, perché non si riuscirebbe a dormire, anche perché la notte qua si scende sotto lo zero. Ora che siamo inizio maggio, perché in teoria inizia la bella stagione qua, nel senso che inizia la stagione secca, ci sono delle differenze di temperatura tra il giorno e la notte pazzesche. Sotto al sole, Si sta benissimo, mentre già quando vai in ombra, come dove si trova Sara, devi indossare il piumino perché è veramente freddo. Comunque, oggi tutti insieme proviamo ad entrare a Salar con la Tenerona. Prima però due cose importanti: dobbiamo capire un attimo con la benzina come muoverci, perché qua solo i distributori statali danno la benzina ai turisti, perlomeno questo è quanto ci è stato riferito. Seconda cosa importantissima, dobbiamo andare a prelevare moneta locale, ovvero i bolivianos. sei pronta? Prontissima. Ragazzi, ci troviamo ancora in una regione desertica, per cui quello che ci interessa è vedere se il Salar de Uyuni è ancora umido o se finalmente è secco e quindi si può entrare con la Tenerona senza grandissimi problemi. Ovviamente il Salar è immenso, ci sono delle zone già secche, però il problema forse lo troviamo all'ingresso, perché potrebbe essere ancora leggermente bagnato. Guardate il contesto: bagno pubblico, sicuramente non funzionante, dossi che sono veramente paurosi. A noi ieri, arrivando di notte, ci è sembrato di essere stati catapultati un po' in Marocco. Guardate che casino. Sì, la città di Uyuni c'è quasi sembrata una città del Mediterraneo, africana del Mediterraneo. Musica ad alto volume, sabbia, auto piuttosto malconce, carne esposta per la strada. La città non è affatto piccola, fu fondata solo nel 1889 e fu fondata principalmente per lo sfruttamento delle miniere e del sale della vicina salina, appunto Salar de Uyuni. Non a caso c'è proprio in città il cimitero dei treni, perché qui c'era un'antica fabbrica proprio di locomotive, dei treni per il trasporto anche del materiale. Ci sentite ancora col fiatone? Perché siamo di nuovo a 3700 metri sul livello del mare. Di nuovo, per modo di dire, perché siamo a questa altitudine da diversi giorni. A parte le chiese che nel Nord Africa sono sostituite dalle moschee, diteci se anche voi vedete delle similitudini con la parte mediterranea dell'Africa, proprio quella affacciata appunto sul Mediterraneo. Ora stiamo andando diretti all'Ipson PFB, che sarebbe l'unico distributore statale presente qua a Uyuni. Avevamo letto che la città aveva delle strade polverose, effettivamente eccolo là in fondo. Qua la ferrovia è stata divelta. Un perro in mezzo alla ferrovia e continue rivendicazioni del presidente Evo, in riferimento a Evo Morales, che fu il presidente socialista che è stato per molti anni, a metà del primo decennio degli anni 2000, presidente. Bando le ciance, primo rifornimento in Bolivia. Stiamo a vedere. Voilà, dobbiamo andare prima a prelevare, in quanto è possibile pagare solo effettivo. Quindi ora torniamo in centro cercando un banco. Questi invece sono i distributori privati, dove in teoria noi stranieri non possiamo mettere benzina. Fotocopia, perdita caixa. Questa strada che abbiamo fatto ieri sera a piedi, ne avevamo visti due, uno dovrebbe essere questo. Proviamo. Prelievo fatto, questi corrispondono a circa 130 euro. Quindi a livello di banconote siamo messi molto meglio dell'Argentina, perché in Argentina sarebbe stato un mazzo del genere. Benzina appena fatta, poi vi spieghiamo la procedura. Comunque l'abbiamo pagata 8,68, Circa 1,10 euro, prezzo che abbiamo fatto vedere per noi stranieri, mentre per loro 3,74. praticamente noi la paghiamo più del doppio. Ricapitolando, abbiamo fatto rifornimento al distributore statale Ipson PFB. La benzina ce l'hanno data, poi mi hanno chiesto il numero del
passaporto, mi hanno chiesto il nome e la nazionalità, e da lì il prezzo è praticamente 2,5 volte rispetto a loro residenti boliviani. Mezzi mitici e i residui di alcune delle Dakar che si sono succedute tra Bolivia, Argentina e anche Cile. Poi, come sempre, voglio provare ad andare nei distributori privati per capire se ci danno la benzina o meno. Dobbiamo testare se tutto quello che ci è stato detto è vero, perché l'alternativa sarebbe quella di andare con una tanica, quindi loro non vedono il numero della targa, in quanto ci dovrebbero essere delle telecamere che riprendono i mezzi che arrivano. Se andate con delle taniche, in teoria il prezzo dovrebbe essere lo stesso dei boliviani. Appena usciti dalla città di Uyuni è ricomparso subito questo maledetto vento che sicuramente sentirete al microfono. Comunque a questo punto la strada è di un buon asfalto. Aeroporto di Uyuni sulla sinistra e morbide montagne sulla destra, anche se siamo a 3700 metri. Non so cosa riuscite a vedere e sentire, comunque già si inizia a intravedere il salare alla nostra sinistra. Un mare bianco! Ci stiamo dirigendo all'ingresso principale, dove poi la strada conduce anche all'isola Incawasi. Da qua all'isola ci sono 81 km, solo che il vento man mano che ci avviciniamo diventa sempre più forte. Forse c'è un pedaggio da pagare, cerchiamo di capirci qualcosa. Uno vale l'altro, solo che questo è chiuso, quindi andiamo dietro la fila. Passato il pedaggio e abbiamo scoperto che per le moto non si paga nada. Top! Come siamo arrivati ho detto adelante, adelante. Ora ragazzi, tutti insieme andiamo a vedere se c'è un po' d'acqua, se si riesce ad entrare con facilità, ma soprattutto se si riesce a raggiungere l'isola Incawasi con tranquillità. Appena imboccato un desvio che ci porterà direttamente al Salar. Incrociate le dita insieme a noi, ricordatevi che siete in sella. E comunque con questo vento la temperatura percepita è un po' come quella che abbiamo noi nel mese di dicembre-gennaio. Noi indossiamo l'intimo di lana, il piumino e sopra la giacca in Gore-Tex 2L, non Gore-Tex Pro. In questo caso avrebbe fatto comodo il Gore-Tex Pro. Altro desvio. Vento pazzesco. Comunque questo è il contesto prima di entrare al salar più grande del mondo. E non vi nego ragazzi che ho una certa emozione. Cioè pensare di essere qua con la propria moto, con Sara dietro, su quel puntino che vedevo da tantissimi anni sull'Atlantico. Il Salar si vede anche dalla Luna, dicono, per quanto sia grande, è proprio una grande emozione. Auto cariche di turisti avanti e dietro di noi. Situazione intorno abbastanza tra virgolette drammatica. Questa invece è la vista verso il paese di Uyuni e penso che là ci sia un po' d'acqua. Si vedono le rocce rispecchiare, c'è acqua. Però potrebbe essere anche un miraggio, perché qua in fondo vedo la stessa cosa, quindi aspettiamo prima di parlare. Andiamo a vedere. Qua vicino all'ingresso trovate strutture alberghiere per dormire carissime, però ovviamente la posizione è senza parole. Ma che roba è? Per quanto ci sono tanti turisti è talmente grande che sicuramente ce lo troviamo uno spicchio tutto per noi. Si dovrebbe vedere anche la curvatura terrestre per quanto è ampio, con un po' di adrenalina perché non sappiamo quello che ci aspetta. Voi non lo sentite, il vento gelido pazzesco. Speriamo di poter utilizzare anche il drone perché sarebbe veramente un peccato. Specchi d'acqua vicino all'entrata. Allora, da quel che vedo c'è un po' d'acqua ma non tanta, però potrebbe essere molto insidiosa, quindi qui ci sarebbe da seguire le orme di loro. Allora, io pian pianino ci provo qua. Tanto la Tenerona la distruggeremo con il sale, ma poi l'avremo tutto. Quindi siamo proprio al limite. Forse fra una settimana queste pozze non ci saranno più. Sì, forse se fossimo arrivati fra 10 giorni sarebbe stato ancora meglio, perché sarebbe stato più asciutto. Sta arrivando la stagione secca, anche se, come dicono in tanti, come ci ha detto chi è venuto, in effetti vedere lo specchio d'acqua infinito è davvero fantastico. Sicuramente da vederlo in entrambe le situazioni, e noi l'anno prossimo vorremmo vederlo. Qua c'è acqua. Ai 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 ai. Dai Tenerona, dai, l'importante è non prendere una buca. Speriamo. Che spettacolo però, cioè, io vi vorrei far sentire il battito del mio cuore. Che bellezza, mamma mia la natura.
Guardate ragazzi che spettacolo. E comunque stiamo andando non nella parte giusta per vedere l'isola in Kawasi, la parte giusta è quella là dove stanno andando quelle auto, quindi ora dobbiamo in qualche maniera deviare. Sento gli schizzi sugli stivali, non so pensare sui collettori, sulle testate, la tenerona. Guardate lo stivale quanto mi sta sopportando questa moto, però ragazzi ce la dobbiamo godere, altrimenti voi che vedete, ma soprattutto noi che vediamo. Comunque attenzione, perché quando entri con la gomma dentro la pozza sento un po' l'anteriore che sbanda. Comunque mano a mano che si entra diventa sempre più duro il sale, quindi più asciutto, però qua è complicato, proprio in questo punto è complicato perché affonda tantissimo. Ragazzi, ma dove vi abbiamo portato? Dove? Non posso lasciare il manubrio, che se fare attenzione qua, assolutamente attenzione. Considerate che da qua all'isola sono 69 km, qui quasi è come andare sulla neve. Sì, è abbastanza insidioso. Seguiremo la carovana turistica che vediamo in fondo. Aspettate, forse vado di qua, un po' più battuto. Quindi abbiamo preso bene le misure per poter entrare, anche se fra 15 giorni sarebbe stato perfetto, ma quando torneremo con lo specchio d'acqua e poi ritorneremo quando è proprio asciutto, quindi verso giugno bisogna tornare qua per essere proprio sicuri al 100% che l'acqua è totalmente evaporata. Aggiungo che arrivare all'isola in questa condizione spero che la situazione migliori, perché è complicato. Guardate che immensità blanca. Pensate che la superficie del Salar di Uyuni, che può comunque variare dai 10.000 ai 12.000 e oltre chilometri quadrati, è paragonabile al territorio intero della regione Abruzzo. Quindi immaginatevi l'Abruzzo, amici abruzzesi, un abbraccio a voi, come un immenso salar come quello che state vedendo per l'intero territorio. La mia sensazione al momento è quella che gli occhiali da sole che sto indossando non bastino, per cui devo tirar giù anche la visiera per il sole del casco. Sto avendo dei fastidi agli occhi proprio per i raggi solari che sbattono su questo bianco accecante. Teoricamente stiamo entrando in punta di piedi nella riserva più grande al mondo sia di sale che di litio. È un primato abbastanza emozionante. Essere qui è emozionante. Il riverbero del sole è fortissimo, ragazzi. Guardare il bianco diventa quasi fastidioso, oltre che meraviglioso. Ora tagliamo, cerchiamo di riprendere tra virgolette la strada principale, forse più battuta, perché qua sembra un po' di camminare quasi sulla neve fresca. Forse dovrebbe essere questa. Comunque guardate qua, perché le impronte delle auto si vedono sempre meno, significa che il fondo diventa sempre più compatto, e più diventa compatto e più sono tranquillo, ovviamente. Quello che ci sembra scorgere in fondo dovrebbe essere il famoso monumento di Dakar. In questo momento comunque siamo l'unica moto, e comunque il Salar di Uyuni, per avere la superficie dell'Abruzzo, ci fa rendere conto anche delle dimensioni della Bolivia, che così da Quito a noi non sembrava grande, anzi in un primo momento ci sembrava quasi simile alle dimensioni dell'Italia, perché comunque incastonata tra altri paesi, non ha sbocco sul mare. Il territorio italiano è di circa 300.000 km quadrati, il territorio della Bolivia è di oltre 1 milione. Lo avevamo intuito e ci abbiamo azzeccato. Ecco là in fondo il simbolo della Dakar. Mamma mia, che emozione. Grazie Tenerona, grazie Tenerona. Ci avviciniamo sempre di più, ma penso che da quel che vedo per fare una foto bisognerà aspettare mezz'ora, quindi forse proseguiamo un po' e vediamo se riusciamo a raggiungere l'isola. Si vedono turisti in posizioni dubbie perché in questa zona gli effetti ottici si sprecano per poter apprezzare la profondità. Eccolo qua, Dakar, Bolivia. Per il momento è certo, siamo l'unica moto sul Salar de Uyuni. Per l'autobus rialzato, mai visto una cosa del genere. Avevo raggiunto delle velocità spaventose prima. Da qui all'isola in Kawasi sono 63 km di questo bianco. Il problema è che con Sara dietro faccio fatica a tenere una velocità superiore ai 30, perché sento ogni tanto l'anteriore che va via e quindi cadere è veramente un attimo. Il messaggio subliminale: Sara dovrebbe rimanere qua. Poi con questo vento è ancora peggio. Intanto godiamo delle bandiere. Spicca la bandiera della Palestina, più grande rispetto alle altre. Non è come la neve, perché la neve è differente, più difficile la neve ovviamente, però fino a quando è così bagnato fai fatica ad andare veloce, perché è semplicissimo
ragazzi, già lo vedete? Proviamo a fare un po' di strada visto che ormai ci siamo, ma la vedo molto molto dura. Comunque la direzione è questa: 62 km a 26 all'ora significa 2 ore e 30, più 2 ore e 30 per tornare, più bisogna uscire, cioè qui ragazzi ci facciamo notti. È da tornare quando è ancora più asciutto, quindi non prima di giugno per la massima sicurezza, perché poi quando è asciutto ragazzi è come il marmo. Ho notato che se vado dove ovviamente non è passata una macchina è migliore, perché non hai quei canali prodotti dalle gomme delle auto. Vedete qua quanto è complicato qui. L'unica cosa che abbiamo intorno in questo momento sono quelle rocce, quelle montagne che vediamo. Per il resto noi, il bianco accecante del Salar e il cielo azzurro completamente terso, e siamo per il momento soli anche ad aver intrapreso la strada verso l'isola di Unkawasi. Guardate il fondo come sta cambiando, sta diventando più tra virgolette rugoso, però sento la moto che affonda meno, quindi molto molto più compatto, e si iniziano a vedere i classici esagoni prodotti appunto dal sole che fa evaporare totalmente l'acqua. Ovviamente non ci sono segnali stradali, io sto un po' seguendo l'indicazione prodotta da Google che a grandi linee dovrebbe essere questa direzione. Di impronte di auto ne vedo sempre meno. Guardate la superficie irregolare del Salar, il sale che sta seccando sempre di più. Proprio in questo punto si iniziano a vedere benissimo le forme irregolari prodotte appunto dal sale, e stiamo passando dove non è passato praticamente nessuno, e guardate si riesce a tenere con più sicurezza una velocità maggiore perché appunto il fondo è molto più compatto. Però io non mi voglio allargare, come sempre pensiamo un po' alla sicurezza e riprendiamo le impronte delle auto. Si inizia a viaggiare sempre con maggiore sicurezza. Guardate qua l'effetto, mamma mia che spettacolo, addirittura a 70 km/h. Per farvi essere sicuri delle parole di Francesco vi faccio una panoramica a 360 gradi di dove siete. E adesso scatta la frase: ma dove vi portiamo? Dove? Che follia, che follia. Siamo praticamente soli, non c'è nessuno intorno. Abbiamo ancora 53 km, ovviamente ad andare, poi tornare. Poi vedi, arrivi in questo punto. No, comunque è sempre compatto, Facciamo la follia di arrivare a 100 km/h. Però qua aspetta, follia sì, ma sempre con la testa qui. È durissimo. 100 km/h sul Salar. La velocità della luce, wow, 130. Qui puoi fare quello che vuoi secondo me. Un attimo di euforia, ok, adesso torniamo con la testa sulle spalle. Sembra che ci sono tutti piccoli diamanti. Ora arriviamo all'isola, poi vi raccontiamo un po' la storia di questo posto. Il sale come diamante grezzo che brilla alla luce del sole. Quindi nel caso voleste visitare il Salar di Uyuni, ricordatevi che fino a maggio la superficie del Salar potrebbe essere umida, ed è bellissimo perché tutto viene riflesso e prende il nome di specchio di Dio. Se invece come noi vorrete entrare voi con il vostro mezzo nel Salar, il consiglio è di venire da queste parti dopo maggio, o come stiamo facendo noi, assumendoci un po' di rischi a maggio. Che ci siamo quasi 14 km, abbiamo fatto 50 km sul sale ragazzi, siamo proprio due scemi. E man mano che ci addentriamo nel Salar la temperatura tende vertiginosamente a scendere. In questo punto il manto è quasi perfetto, non dico che è come l'asfalto, ma poco ci manca, perlomeno le vibrazioni riportate sul manubrio sono pochissime, e andiamo a 96 all'ora, quasi 100 km/h. Io penso che l'isola Unkawasi dovrebbe essere quella. La caratteristica di quest'isola è che è disseminata di cactus. Ora vediamo anche quanti turisti ci sono con le escursioni. È il momento del pranzo per i turisti delle escursioni. L'isola è veramente fantastica, degna delle favole più stravaganti. La vegetazione è quella tipica delle zone desertiche, quindi cactus e cespugli molto bassi. Ora proviamo a fare un giro, anche perché abbiamo il sole dall'altra parte, quindi ci danno i bienvenidos a Isla Unkawasi. Che spettacolo comunque. Beh, in effetti è veramente spettacolare.
Drone atterrato come sempre con battery low, quindi l'abbiamo fatto atterrare al limite. Comunque io, Sara, la Tenerona di fronte all'isola Incahuasi. Ma dove ti porto? Ma soprattutto la Tenerona dove ci porta? Aspettate, vi faccio vedere una cosa. Guardate la condizione della moto nel paracoppa, nei collettori, fino su ai cilindri. Ovviamente idem per quanto riguarda la parte posteriore. Abbiamo fatto più di 60 km, quindi totali ne faremo 130 sul sale. Come si esce? Assolutamente bisogna lavare la moto, ma sono convinto che anche lavandola la Tenerona non sarà più quella di prima. Però fa parte assolutamente di questo cambio di vita, deve resistere, deve sopportare. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, cerchiamo di mantenerla al meglio, però anche lei deve sopportare. Sembrano quasi stalattite di questa zona immensa che è appunto il Salar di Uyuni, il salar più grande del mondo. Fino a 40.000-25.000 anni fa questa superficie era ricoperta da un lago, ma ormai, come abbiamo imparato a conoscere, in tutte le zone desertiche succede questo: l'evaporazione è più forte delle precipitazioni, per cui prima o poi l'acqua evapora. Questo ciclo si ripete ogni anno, l'acqua evapora e i sali rimangono in superficie, creando ogni volta strati diversi. La somma di tutte queste stratificazioni dopo mille anni ha creato il Salar di Uyuni. E dopo il Salar de Uyuni, Salinas Grandes e Salar de Atacama, noi insieme a voi abbiamo visitato nella seconda stagione del Sud America i salar più grandi al mondo. Terzo posto, secondo posto, primo posto sul podio Salar di Uyuni. E non vi facciamo pagare neanche il biglietto, ma vi rendete conto, ragazzi? Un supporto per la Tenerona. Guardate sotto al paracoppa. Cristalli di sale sopra la mia graticola. Guardate. Allora, buttiamo giù la palla. Amore, guarda. Guarda. Ora ragazzi, passateci un buon spaghetto che buttiamo giù la pasta. Anche perché sono le 3 di pomeriggio e ancora non abbiamo fatto pranzo e abbiamo ancora circa 2-3 ore per tornare in struttura. Ce la faranno i nostri eroi? Perlomeno ci provano. Aspettate che vi porto qua sotto. Guardate. Ma... guardate là in fondo. Veramente questa moto ne sta sopportando tantissime. E il peggio che ne deve sopportare altrettante, perlomeno speriamo. Ora però, vamos. Nel dettaglio è duro come il cemento. In questo punto, vicino all'isola, come sull'estremità quando siamo entrati, è leggermente più bagnato, mentre tra virgolette al centro è veramente durissimo. Nella parte dietro addirittura ci hanno fatto degli alloggi, ma qui si sale e addirittura si può anche dormire, penso, all'interno. Ci sono anche i tavolini di sale. Come sempre troppa gente, quindi vamos. È bellissimo ragazzi, è veramente bellissimo. Dall'isola di Incahuasi il salar continua ancora per chilometri e chilometri. Uno dei posti più assurdi che abbiamo visto nella nostra vita. Ora vado un po' a senso, devo riprendere la traccia che avevo prima. In teoria dovrebbe essere qua sulla destra. Eccola in fondo la traccia, quindi stiamo andando nella giusta direzione. Intraprendendo la direzione opposta all'orizzonte, da questo lato non c'è assolutamente nada. Sì, perché ora vi lascio una cartina, vi faccio vedere dove si trova la isola Incahuasi e che qua di fronte abbiamo 55 km di solo sale. Guardate, in questo punto ci sono come tutti piccoli mucchietti ma durissimi. Noi siamo andati un po' fuori rotta, quindi li abbiamo vergini. E dopo ulteriori 50 km tornati al simbolo della Dakar. Qua bisogna fare più attenzione perché è più morbido.
ora rimane la parte quella un po' più complicata perché è bagnata e soprattutto perché qua, come potete vedere, ci sono passati in tantissimi. 2 moto all'orizzonte, le prime 2 moto. Comunque il simbolo della Dakar è molto vicino all'ingresso e anche in questo contesto avere la TKC80 all'anteriore con il tassello è un aiuto enorme, soprattutto con il passeggero. In questi casi con le 4 ruote vai anche meglio perché praticamente ammortizza, con le 2 invece è brutto proprio. Andiamo di qua, parte finale si balla proprio pian pianino si procede. Prime pozze, qua dobbiamo trovare una via d'uscita. Qui inizia proprio ad affondare. Allora l'uscita dovrebbe essere di qua. Che bestia la Tenerona, anche con Sara dietro. Allora qua l'uscita era dai. E anche questa è fatta. 130 km sopra il sale. Non oso pensare all'ultima parte come è diventata sotto la moto. Adesso speriamo di trovare un lavaggio serio, perlomeno se non fosse serio l'importante è che abbia una discreta riserva di acqua. Ma quando mi dite Francesco, ma come fai con Sara dietro? Il merito è tutto la Tenerona, la parte mia è praticamente zero. E comunque anche quando siamo usciti, se avessi avuto delle gomme tra virgolette più stradali, è molto ma molto più complicato. Ormai ho acquisito un po' di esperienza su fondi complicati con motocarica. Appena ripresa la strada principale, ora a circa 10 km c'è un lavaggio per moto. Vedo una scritta all'orizzonte, la vado. Nerona, dai, ci siamo, torna come nuova. Perri a volontà. Hola. Arrivati al lavaggio vi faccio vedere prima la Tenerona e poi come siamo conciati noi. Questa è la situazione della Tenerona, guardate una stalattite anche sul cardano, per non parlare sullo scarico, guardate sotto i nostri stivali. Ora lasciamo lavorare. Todo. Ora con la Tenerona come nuova andiamo diretti in struttura, ci cambiamo e andiamo a mangiare qualcosa perché sono le 5:30 di pomeriggio e non abbiamo fatto pranzo. Però giornata, ragazzi, spero che il post vi sia piaciuto perché per noi è stato bellissimo veramente. Ora qua moto lavata. Questo è quando vi dico che è impossibile tenere pulita la moto qua in Sud America. Ma che strada, ragazzi, guarda. Torniamo carreggiata. Perri della Cace a volontà. Ma la moto l'ho controllata nel dettaglio ed è pulitissima ovunque, perlomeno è pulita dal sale ovunque.
sicuramente saranno abituati, quindi puliscono sotto i passaruota. Ha insistito all'interno del motore, anche in questa parte è perfetta, ragazzi. La parte peggiore era questa e ha pulito fino a sopra, ovunque. Guardate qua nella zona dove c'erano una stalattiti di sale. Grande Tenerona. E comunque il rumore che sentivo sembra sparito. Devi resistere. Però se faccio forte in questo punto cosa si sente? Dite? Se invece faccio piano no. Lo scopriremo. Come riesco smonto tutto di nuovo e poi lo scopriremo. Sicuro. Appena usciti guardate che tramonto. Ma soprattutto guardate il lumino della Michelin. Cioè, piumino parte bassa, piumino parte alta, cuffia, Frank Safer. Cioè. Ma ragazzi è freddo, è strafreddo. Guardate la Uyuni polverosa.